Buon lunedì 7 giugno. Per questo episodio, dato che non lo facciamo da un po' di tempo, ho pensato di andare a dare l'occhiata a tutte le costruzioni, future nuove attrazioni e cambiamenti significativi che stanno succedendo a Walt Disney World. Come ho detto, è da qualche episodio che non entriamo nel vivo delle costruzioni a Walt Disney World e sto ricevendo molti messaggi a proposito, quindi andremo parco per parco in questo episodio e vi aggiornerò su tutto quello che sta succedendo. Partiamo subito, io sono Valentina e questo è Aperitivo a Main Street USA. Allora, partiamo subito da Magic Kingdom e non si può che partire dalla famosissima attrazione di Tron Life Cycle, questo coaster già presente a Shanghai Disneyland dal 2016 e promesso nel 2017 anche per Magic Kingdom, ma nonostante i lavori siano iniziati nel febbraio del 2018 ancora non siamo riusciti a vederlo completo. La data di apertura, ricordiamo, per questo coaster era fissata al 2020, poi 2021, ma come sappiamo questo ride è andato incontro a diversi ritardi. L'attrazione era stata praticamente declassata nei mesi scorsi con zero forza lavoro impegnata a portare avanti i lavori in questo cantiere, ma sono contenta di annunciarvi che invece i lavori hanno ripreso all'inizio di questo mese. L'area interna del grande edificio che ospiterà il coaster è praticamente stata svuotata perché fino a questo momento era usata come magazzino e pare che ci siano molte più squadre di lavoratori dedicate a questo progetto in questo momento. Chiaramente mancano ancora tantissimi elementi a questo coaster, i lavori sono veramente indietro, manca tutta la passerella rialzata con cui i guest raggiungeranno l'entrata. La struttura esterna è praticamente ancora uno scheletro, non è ancora stata ricoperta e l'interno, come al solito, non sappiamo bene cosa succeda perché non ci sono immagini dell'interno. Sta di fatto che per ora, con questa nuova forza lavoro all'opera, si mormora che potremmo avere un'apertura del coaster nella primavera nel 2022. Il coaster dunque aprirebbe totalmente nei limiti di tempo per quello che è l'anniversario di Magic Kingdom, dato che appunto, come ormai ripetiamo tutti gli episodi, l'anniversario inizierà ad ottobre quest'anno ma durerà ben 18 mesi e staremo a vedere insomma come questo progetto si evolverà. Sicuramente però una bella news che ci siano così tante squadre di lavoratori al lavoro in questo momento per questo coaster, perché c'era appunto necessità di finirlo insomma il più in fretta possibile, quindi sicuramente un'attrazione molto attesa da molte persone che probabilmente avremo aperta all'inizio del prossimo anno. Sempre a Magic Kingdom abbiamo poi la Walt Disney World Railroad, cioè la ferrovia, già chiusa dal 2018, come abbiamo detto. Un pezzo di rotaia è stato rimosso per agevolare la costruzione di Tron e Disney non si è fatta scappare l'opportunità, intanto che appunto l'attrazione è comunque chiusa, di ristrutturare anche la stazione principale, che è quella proprio sopra l'ingresso del parco. Dunque da qualche anno anche questa struttura è ricoperta da teloni con una foto gigantesca della struttura originale, quindi si può effettivamente vedere la ferrovia anche se è solamente una foto, ma sicuramente sia nel caso riescano a riaprire la ferrovia in tempo o no, l'opera di ristrutturazione della stazione sarà completata entro ottobre. Quindi sicuramente i pannelli che coprono la stazione verranno tolti e vedremo la stazione in tutto il suo splendore durante l'anniversario del parco. Tra l'altro, piccolo tip per chi visiterà il parco in futuro, il balcone della stazione, quello che ora è usato per far affacciare i personaggi Disney per i meet and greet dalla distanza, è uno dei posti migliori per vedere le parate di Magic Kingdom, quindi tenetelo a mente quando finalmente la stazione riaprirà
e le parate torneranno, speriamo. Se siete fortunati e riuscite a trovare un posto sul balcone della stazione, vi assicuro che avrete una vista eccezionale sulla parata. Altro edificio chiuso per ristrutturazione in questo momento è la Main Street Confectionery, che è il negozio in cui di solito si comprano le cioccolate, le mele candite, le calecche e così via, e si trova proprio sulla Main Street. Ecco, questo spazio è temporaneamente chiuso per lavori e tutti i dolci, eccetera, sono stati spostati nell'edificio di fianco, che è il Main Street Cinema. Visto che comunque gli spettacoli non sono ancora ricominciati nel cinema, le aree di entrata sono state allestite per sostituire il negozio di cose dolci e chiaramente l'unica cosa che manca dall'esperienza originaria della confectionery è il fatto di vedere i cast members all'opera produrre queste prelibatezze, perché la confectionery di solito ha uno spazio con delle vetrate gigantesche in cui tu puoi vedere i cast members appunto all'opera nella glassatura delle mele, nella fabbricazione dei biscotti e così via. Anche in questo caso sono abbastanza sicura nel dirvi che le cose torneranno alla normalità prima di ottobre, quindi la confectionery tornerà nella sua sede originale e probabilmente anche il cinema, adesso che le norme Covid si stanno rilassando così tanto, probabilmente tornerà in funzione prima di ottobre. Ultima cosa a cui voglio dare un'occhiata a Magic Kingdom è la Hall of Presidents, che è l'attrazione di Liberty Square che include gli animatronics di tutti i presidenti americani. Dopo le elezioni di novembre l'attrazione è stata chiusa appunto per aggiungere il nuovo presidente e tra la pandemia e tutto il resto pare che le cose stiano andando un po' per le lunghe in questa ristrutturazione. Infatti l'attrazione è ora chiusa per quasi 6 mesi. Di questa attrazione ve ne ho già parlato nel mio speciale sulla storia americana Magic Kingdom, se volete recuperarlo è l'episodio 15 del podcast, ero ancora giovanissima quando l'ho registrato. E come vi dicevo in quell'episodio, tra tutte le altre cose che gli Imagineers devono fare, quindi costruire un animatronic che assomiglia al presidente, prendersi cura della manutenzione degli animatronics più vecchi, riorganizzare le scene per includere un personaggio in più e così via, una cosa cruciale è che il nuovo presidente di solito deve registrare un messaggio audio che poi diventa la voce del suo animatronic durante lo show. Ecco, penso che il presidente corrente nei primi mesi di lavoro abbia avuto ben altro a cui pensare, infatti non abbiamo ancora avuto notizia che questa registrazione, che di solito succede nello studio ovale del presidente, sia ancora avvenuta, ma speriamo che succeda presto, insomma. Anche qui, trattandosi di Magic Kingdom, penso che la Hall of Presidents sarà riaperta entro l'anniversario di ottobre. Due piccole note finali su Magic Kingdom, una è sulla Jungle Cruise, il fatto che alcune scene in questo momento sono in cambiamento, diciamo, quindi nonostante l'attrazione sia aperta, alcune scene sono o mancanti o parziali, quindi non è un'esperienza completa al 100%. E poi dovremmo nei prossimi mesi tenere un occhio anche su Splash Mountain perché come sappiamo sarà la prossima in lista per ricevere una ritematizzazione completa. Non ci sono ancora date per questo, anche perché secondo la tabella di marcia dovrebbero partire con la ritematizzazione prima a Disneyland in California e poi in Florida. Quindi per il momento c'è da stare tranquilli che questa attrazione non chiuderà presto, ma comunque ricordiamoci che sarà la prossima in linea per una ritematizzazione completa. Passiamo ora alla nota dolente quando si parla di costruzioni nei parchi, ovvero Epcot, che è appunto, come diciamo sempre, un cantiere all'aperto. Prima bella notizia è che l'installazione delle luci a LED sulla palla di Epcot è quasi conclusa. Chiaramente bisognerà aspettare ottobre per veder svelati gli effetti di luci che animeranno questa palla. Dei dettagli su questa cosa ve ne ho parlati nell'episodio precedente. Ma insomma fa piacere sapere che questo progetto sta andando per il verso giusto, così come sta andando per il verso giusto la costruzione del nuovo Club Cool, lo store targato Coca-Cola. Anche di questo ve ne ho parlato qualche episodio fa, e anche il Creation Shop.
che diventerà il negozio di magliette, souvenir e quant'altro principale per Epcot. Nei giorni e nelle settimane scorse abbiamo visto foto di questi due locali prendere forma, abbiamo scoperto che il pavimento del Club Cool è fatto da vetri di bottiglie di Coca-Cola riciclati, abbiamo scoperto la gamma di colori che verrà usata per il Creation Shop. Insomma, le cose sembrano andare particolarmente veloci e l'apertura al momento è ancora fissata per quest'estate. Per un paio di cose che vanno molto bene, bisogna anche parlare di qualcosa che invece non va per nulla, ovvero il coaster di Guardians of the Galaxy. Dopo i lavori all'esterno della struttura, dopo la presentazione del coaster in sé, eccetera, tutto ora è praticamente fermo. Al momento la costruzione di questa attrazione è praticamente in pausa, non si vedono movimenti o progressi di nessun tipo, perlomeno all'esterno, ed è stato anche confermato che le parti del pre-show che devono essere registrate dagli attori di Guardians non sono ancora state realizzate. Insomma, non molto da aggiungere per questa attrazione, personalmente non penso ci si possa aspettare nulla per quest'anno. A questo punto, per chi mi segue da tempo, sembrerò un disco rotto, ma un'altra esperienza di cui non abbiamo assolutamente data di apertura è Space 220, il ristorante dello spazio che dovrebbe aprire ad Epcot, vicino a Mission Space. Le ultime news che avevamo avuto di questo spazio era che praticamente il ristorante è completo, lo chef e il personale di sala erano stati reclutati, e quindi l'apertura potrebbe essere abbastanza imminente. Cercheremo di seguire ancora una volta cosa succede a questo ristorante. Sono un paio d'anni ormai che aspettiamo l'apertura, quindi qualche mese in più ormai non ci cambia niente. Sempre rimanendo nella zona di Future World, invece sono iniziati i lavori per Moana Journey of Water. In realtà questi lavori sono inclusi in quell'enorme cratere in mezzo al parco, ma pare che i team al lavoro di questa parte del parco abbiano effettivamente iniziato la costruzione delle strutture per questa nuova attrazione. Dunque, Moana Journey of Water sarà una mini attrazione praticamente da fare a piedi, quasi una passeggiata, tra fontane, effetti d'acqua, eccetera, dedicata al film Oceania del 2016. Non ci sono ancora molti dettagli su questa attrazione, questa esperienza, chiamiamola, ma come vi ho detto sarà una cosa abbastanza piccola, un giro da fare a piedi o da passare attraverso durante la visita al parco, e ci saranno appunto effetti di luce, d'acqua, fontane parlanti e così via, ma sull'apertura non abbiamo ancora dettagli più precisi. Per quanto riguarda il World Showcase, quindi l'altra parte di Epcot, l'unica news in arrivo è la chiusura dello spettacolo in Circle Vision del padiglione del Canada. Canada Far and Wide, che era appunto questo show cinematografico in questa struttura a 360 gradi, chiuderà a fine mese e non si sa quando e se riaprirà, dato che non è nella lista di attrazioni in chiusura temporanea e sarà rimosso completamente dal sito. Tra l'altro, cosa molto strana questa, perché lo show aveva ricevuto un upgrade abbastanza notevole solo qualche mese fa. Speriamo quindi che lo show in qualche modo ritorni in questa o qualsiasi altra forma, perché il World Showcase ha già un numero molto limitato di attrazioni e sarebbe veramente un peccato perderne un'altra. Passiamo ora velocemente ad Animal Kingdom perché va tutto bene. Ad Animal Kingdom finalmente va tutto bene. La stazione di conservazione degli animali, quella raggiungibile via treno che si chiama Rafiki's Planet Watch, che era stata chiusa per molti mesi, dato che ci sono esperienze, diciamo, fisiche, si possono accarezzare gli animali e così via, è stata riaperta già da un po'. E quindi in questo momento praticamente tutte le attrazioni del parco sono operative. Ok, se non consideriamo Disco Yeti dentro Expedition Everest, ma quello sapete già che è uno di quei progetti che non si sa nemmeno quando e se sarà completato. Altra notizia che è arrivata questa settimana è la riapertura di uno dei maggiori ristoranti di Animal Kingdom, sto parlando di Tusker House, che una volta era un buffet con meet and greet dei personaggi Disney vestiti da esploratori,
e che ha annunciato la sua riapertura per il 20 giugno. L'esperienza è leggermente modificata perché i meet and greet saranno dalla distanza e il buffet è stato trasformato in family style, ovvero piatti giganti con cose miste che dovranno essere divise al tavolo, ma in generale vedere ristoranti ed esperienze che riaprono anche a Animal Kingdom è sicuramente un buon segno per tutto i parchi. L'ultimo parco della lista è chiaramente Hollywood Studios. Il Theatre of the Stars, che è che ospita di solito Beauty and the Beast live on stage, è in ristrutturazione momentanea, quindi questo show non è offerto in questo momento, e sono stati chiesti nuovi permessi per il ristorante di cui continuiamo a dimenticarci. Sto parlando di Roundup Rodeo, che è il ristorante appunto dedicato a Toy Story dentro Toy Story Land. Sarebbe già dovuto aprire qualche anno fa, ve ne ho parlato nell'episodio 28 in dettaglio, ma su questo progetto, come ho già detto un paio di volte, non sembra che Disney abbia particolarmente fretta di aprire o di continuare i lavori, quindi non c'è nulla di più da sapere a proposito. Unica cosa strana agli Hollywood Studios succede a Rise of the Resistance, che è la principale attrazione di Galaxy's Edge, quindi dell'universo Star Wars, in cui a seconda del momento della giornata e un po' diciamo random, l'esperienza può essere molto diversa. Come saprete, questa è un'attrazione molto lunga, molto complicata, composta da varie fasi e da diversi pre-show, e pare che in certi momenti della giornata, casualmente, alcune parti vengano saltate, facendo praticamente passare gli ospiti direttamente alla parte in cui ci si siede sui veicoli dell'attrazione e praticamente eliminando tutte le altre aree in cui si dovrebbe camminare. Non si capisce se queste scelte siano dovute a problemi tecnici di qualche tipo, capienza o che altro, ma l'esperienza in questa attrazione al momento è abbastanza inconsistente. Questo è tutto per quanto riguarda i 4 parchi di Disney World. Come sappiamo, i parchi in realtà sono 6 se contiamo i 2 acquatici. Blizzard Beach ha riaperto da qualche mese e sta alzando la sua capienza, mentre Typhoon Lagoon, che è l'altro parco acquatico, probabilmente resterà chiuso per tutta la stagione, per tutto l'anno. Se vi è piaciuto il riassuntone e volete più episodi dedicati ai lavori in corso, fatemelo sapere. Io vi ricordo che oltre alle news del lunedì sto anche registrando un podcast nel podcast che si chiama Annata 71, in cui vi racconto la storia di Magic Kingdom e delle sue attrazioni nel 1971 alla sua apertura. Ho già pubblicato i 2 episodi dedicati alla ferrovia di Walt e a It's a Small World, e settimana prossima uscirà il terzo episodio, quindi se non avete ancora sentito i primi 2 li trovate nella lista degli episodi di questo podcast, potete tranquillamente recuperarli in tempo per giovedì prossimo. Questo è tutto per oggi, passate una buona giornata e ci risentiamo lunedì prossimo.